Benvenuti ad Art Stories in Rome. Oggi vi vorrei presentare il ritratto di Mademoiselle Lathelme, un'opera conservata presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma ed eseguita da Giovanni Boldini, un artista straordinario ed interprete geniale del mondo frivolo e mondano della Belle Époque parigina, ma soprattutto interprete dell'universo femminile in tutte le sue complesse contraddizioni. Giovanni Boldini è un artista originario di Ferrara, ma compie la sua formazione artistica a Firenze, dove presto diventa amico degli artisti macchiaioli come Fattori e Signorini, ma non entrerà mai a far parte di questo gruppo toscano, in quanto i suoi interessi artistici e personali sono troppo diversi. L'Italia gli sta stretta, così come Londra non riesce a trattenerlo, perché sarà Parigi, la città in cui Boldini decide di trasferirsi stabilmente a partire dal 1871. E a Parigi Boldini conosce Manet, Degas, Sisley e rimane totalmente affascinato dal mondo francese della Belle Époque. Presto Giovanni Boldini diventa un ricercatissimo ritrattista alla mode, in quanto la sua produzione artistica è incentrata sui ritratti di donne aristocratiche, rappresentate così eleganti, magre, flessose, intelligenti, colte, ma anche ciniche e spregiudicate, in quanto consapevoli del loro fascino e della loro capacità di seduzione. Giovanni Boldini definisce le donne come dei grandi fiori viventi che il desiderio odora e coglie, ed è questo il motivo per cui viene definito il pittore della donna moderna, perché è in grado di interpretarne una femminilità nuova, fatta di mistero, di eleganza, di sensibilità, di fascino, ma anche di irrequietezza. E presto Giovanni Boldini sarà corteggiatissimo dalle donne dell'alta società che ambiscono ad essere ritratte da questo pittore italiano presente a Parigi, perché è in grado di esaltarne la femminilità, la seduzione, ma anche quel tocco di audacia che non guasta. Le protagoniste dei quadri di Giovanni Boldini sono delle vere e proprie dive agli occhi di chi le guarda, ed è questo il motivo per cui l'artista le definisce le divine, ovvero queste personalità femminili celebri e affascinanti dallo sguardo magnetico e dalla femminilità seducente. L'opera esposta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna ritrae Mathilde Fossé, un'attrice e una cantante lirica nota nei primi anni del Novecento con il nome d'arte di Geneviève Lathelme, una delle donne più belle di Parigi, ma anche una delle più spregiudicate, spesso al centro delle cronache mondane. La ricordiamo soprattutto perché fu tra le maggiori attrazioni del bordello gestito dalla madre sin dall'età di 14 anni, per cui la sua fama fu molto legata a questi costumi liberi e disinibiti che le procureranno una nutrita schiera di corteggiatori e una discreta fortuna finanziaria. Tra i suoi amanti va ricordato Henri Podest, che era un noto uomo d'affari soprattutto legato al mondo dell'editoria, nonché amico di Giovanni Boldini, ed è proprio lui probabilmente il committente di questo ritratto. Ma al termine dell'esecuzione del ritratto, la Lathelme aveva già un nuovo amante, Alfred Charles Edwards, un importante uomo d'affari dell'alta finanza, che a causa di questa relazione sarà costretta a divorziare dalla nota pianista polacca detta Misia, nonché una delle maggiori muse ispiratrici di Renoir e di Toulouse-Lautrec. Nel 1910 la Lathelme diventa la quinta moglie del finanziere. Sarà però un matrimonio molto breve a causa della prematura scomparsa della donna, morta in circostanze misteriose durante una crociera sullo yacht di Edwards. Aveva solo 28 anni. Giovanni Boldini la ritrae a figura intera, con questa posa spavalda di una sfrontata bellezza messa in risalto dalla posa frontale ripresa dal basso verso l'alto.
La dimensione della tela grande accentua la monumentalità della composizione. La lanterna viene raffigurata con le mani sui fianchi, che fissa l'osservatore quasi con superbia, ma indossa un meraviglioso abito di raso nero scintillante della Maison Jacques Doucet. Indossa un cappello grande con il fiocco, con lo scialle dorato svolazzante che conferisce un effetto di dinamismo alla composizione, ulteriormente accentuata dalla pennellata energetica, frenetica e quasi sfilacciata di Giovanni Boldini, che in questa composizione sicuramente si rifà alla ritrattistica inglese del Settecento, basti pensare a Gainsborough o Reynolds, ma riletta in chiave moderna, perché vuole sottolineare la fierezza di una donna avida, manipolatrice, implacabile, ma di grande vitalità. Giovanni Boldini celebra le donne, l'eleganza, il fascino, la spensieratezza della Belle Époque di Parigi, ma non si limita a raffigurarne e celebrarne la bellezza, ma soprattutto vuole sottolineare la consapevolezza della propria femminilità di ogni donna, che è in totale libertà. Anche nell'ambito dell'abbigliamento, finalmente si è liberata dei corsetti che lo costringevano negli anni precedenti e predilige degli abiti che valorizzano le linee del corpo e svelano le forme. Siamo in un periodo storico in cui si sta preparando il terreno per il nascente movimento femminista, che rivoluzionerà il ruolo della donna non solo nell'ambito della sfera privata, ma anche in quella pubblica. E l'arte di Boldini segue il cambiamento di questa società non più tradizionale. La donna diventa oggetto del desiderio, consapevole, audace e dinamica, anticipando ciò che verrà dopo con il cinema e la fotografia glamour del Novecento. La sua arte è una fusione spontanea e rapidissima fra creazione e traduzione pittorica. Il suo è un tratto nitido e lampante di un cuore saturo di febbre e di vita. Grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro like, a presto!